Cari Dodo, questo è l'ultimo video di questa serie. Abbiamo visto come un'Italia alternativa sia tornata ad essere un impero romano. In questo scenario cronico, prima di iniziare, vi chiedo di unirvi al Discord dei Dodo, di lasciare un like e di commentare. Il Discord, il link è in descrizione. E soprattutto, vedrò di preparare una futura cronia sull'Italia, puntando su qualcosa di completamente diverso. Ma ora cominciamo. Siamo in un impero romano in cui il futuro è rimasto incerto dopo la morte di Ottaviano. Tuttavia, con la fine di Aureliano e la sconfitta dei repubblicani, è apparso chiaro che i germanici avrebbero guidato la nuova era. All'interno della fazione vincitrice e la vittoria degli unionisti ha portato ufficialmente all'unificazione tra impero romano e impero tedesco. Nasce così il nuovo Sacro Romano Impero. All'inizio sarà una nazione fragile, come ogni unione, ma col tempo diventerà una potenza mai vista prima. La Germania, con la sua forza industriale, sosterrà la crescita economica, mentre l'ex Impero Romano, con la sua ricchezza di energia green e la sua potenza agricola, sarà il cuore pulsante dell'Unione. La forma di governo vede due città chiave. Roma sarà la capitale politica, mentre Berlino quella economica. Ci saranno due imperatori eletti degli intellettuali. Seguendo il sistema tedesco, il diritto di voto sarà concesso solo ai cittadini considerati istruiti e con l'alto quoziente intellettivo, tramite il patentino di voto. L'impero continuerà con l'economia pianificata, allontanandosi definitivamente dalla corporazione americana. I due imperatori, uno tedesco e uno romano, avranno gli stessi poteri. Se uno dei due non sarà d'accordo, leggi e riforme non passeranno. I migliori intellettuali del Parlamento illuminato potranno essere votati ad aspirare alla carica imperiale. Ma ora parliamo di geopolitica e della questione africana. I paesi del nord e quelli dell'est Europa, schiacciati tra una Russia sempre più nazionalista ed espansionista e dall'altra parte un Sacro Romano Impero, sceglieranno la via imperiale come la migliore delle opzioni. In Africa, dove il Partito Repubblicano rimane forte e la leader Fatima riesce a prendere il controllo delle principali città chiedendo l'autonomia, sul consiglio di Bismarck II, Erika decide di non iniziare un conflitto sanguinoso. Il Nord Africa è vitale per l'energia e le risorse dell'Unione. Fatima diventa la prima ministra di un Nord Africa formalmente parte del Sacro Romano Impero, ma con un governo repubblicano autonomo. Sotto la sua guida, la regione diventerà il fiore dell'impero, prospera e tecnologicamente avanzata, pronta a combattere il cambiamento climatico e le mire coloniali dell'impero britannico e della Cina. Il Sacro Romano Impero adotterà una politica di neutralità, non schierandosi né con l'asse Londra-New York capitalistica e né con l'internazionale comunista, Francia e Spagna e Sud America. In Medio Oriente la situazione rimarrà critica. Un impero ottomano si avvicina alla Russia dopo essere uscito dall'impero romano. Invece in Asia la Cina subirà i primi cedimenti come superpotenza dopo una guerra disastrosa contro gli androidi, che in realtà questa situazione disastrosa l'hanno subita tutti i paesi asiatici che hanno combattuto contro gli androidi. Con la vittoria androide in tutto il mondo si diffonderà il satorismo, un'ideologia legata alle intelligenze artificiali che porterà a una vera e propria era di terrorismo delle macchine, definita dagli storici come la guerra al terrore contro le macchine. Questo porterà a trattati internazionali per il controllo stretto delle AI. La guerra fredda del secolo vedrà contrapposti il Sud America comunista e la corporazione capitalista, con l'Asia come principale campo di battaglia. Ora ci lasciamo con un mondo segnato dai cambiamenti radicali e problematiche future che porteranno a nuove rivoluzioni. Per esempio, il Sacro Romano Impero e il suo sistema ibrido e neutrale rischia di diventare una pedina nei giochi delle grandi potenze dopo l'era di Erika e di Bismarck. Ma questo, cari Dodo, è solo uno dei possibili scenari di questa cronia ormai
giunta al termine.